eventuale diaframmatica perturbata può manifestare attraverso le perturbazioni un'alterazione posturale? Lo vediamo con Eleonora. Allora, chiediamo ad Eleonora gentilmente di deglutire guardando in avanti. Ci puoi dire la facilità o la difficoltà che senti mandando giù la saliva deglutendo? La difficoltà sta a livello del collo. E che cosa senti? Sento tirare indietro. Puoi descriverci meglio questa sensazione? Cosa vuol dire tirare indietro? Che cosa e dove? Sento tirare giù al collo e anche a livello proprio qua della fine della lingua. Ok, adesso ti chiediamo di provare a respirare in modo diaframmatico, ovvero prendi aria e lascia andare l'addome, fuori aria, l'addome rientra, non perché tu lo tiri dentro con forza, ma è il rilascio naturale. Quindi se prendi aria gonfiando l'addome, che cosa senti? Un peso. Un peso di che tipo? È una tensione? È una morsa che stringe? È un tirare? Un tirare, come se ci fosse una corda che tira. È un tirare superficiale o profondo? No, profondo, lo sento proprio Ok. a metà al centro del mio corpo. Ok. In questo punto. Okay. Tu normalmente hai la tendenza a respirare con l'addome libero? Sei mai ascoltata? Fai così. Respiri in modo normale per te. Quindi non pensare più di lasciare andare la pancia, ma lascia che il tuo sistema respiri in modo normale, come se non sapessi nulla. Certo. Ok? Ti accorgi? Sì. Quanto tu percepisci di utilizzare il torace e quanto invece il diaframma. Cosa ti verrebbe da dire? 80-20. Ok. Quindi, se chiediamo di respirare con l'addome, puoi ripetere cosa senti? Una corda che tira giù. Ok, quindi per la prima legge della postura, che è l'antalgismo, ovvero il sistema non vuole sentire dolore, lei ha spostato la respirazione a livello toracico per una ipofunzionalità diaframmatica. Chiediamo di allinearsi ai parametri posturali corretti, allungarsi verso l'alto e di portare il capo leggermente indietro. Ok, allunga un po' di più l'occipite, allunga dietro, un po' più indietro. Che cosa senti stando in questa posizione? Che non riesco più a respirare bene come prima, che devo fare dei respiri ancora più veloci e più corti. E si manifesta qualche disagio? Sì, mi sento come se fossi chiusa qua e non riuscissi più, cioè come se volessi spingere per respirare ma non riesco ad andare oltre.
per una perturbazione che va dalla catena linguale al diaframma, e per dare agio e non sentire questa perturbazione, l'alterazione posturale che il suo sistema ha escogitato è questa. Lascia andare tutto normale, così lei respira meglio o respira peggio? Respiro meglio. E deglutisce meglio o deglutisce peggio? Deglutisco meglio. Allora, prova a deglutire così. Dov'è che avverte la difficoltà? Mi sento come se si incastrasse la salivazione e non andasse più giù. Lascia andare com'è la sua postura normale. Prova a deglutire. Così dov'è più facile? È più facile di prima e sento sempre il collo, comunque la difficoltà. E perché dici che è più facile? Dove? Che cosa sente per dire che è più facile? È più fluido il gesto. Ok, e possiamo osservare un altro compenso che Eleonora mette in atto, che è l'utilizzo dei muscoli orbicolari buccinatori. Ora verifichiamo, togliendo questo compenso, se la lingua riesce a deglutire, oppure se la lingua, per poter deglutire, chiede aiuto a questi muscoli. Gentilmente provi a deglutire. Non riesco a deglutire, mi si ferma prima di riuscire a mandare giù. Ok, dove si ferma? Si ferma in questo tratto qua. Ok, quindi trattando la catena linguale, restituendo la catena linguale la sua lunghezza originale, ovvero recuperando il normotono e trattando la catena diaframmatica, dovrebbe succedere che Eleonora dovrebbe stare più dritta, con meno fatica, meno dolore, con una funzione linguale, deglutitoria e respiratoria migliori. Trattamento in postura globale decompensata, quindi metteremo in relazione la catena linguale con il diaframma. Allora, lingua allo spot. Apri bocca. Ok, benissimo. Adesso prendi aria, l'aria esce, il collo delicatamente si allunga di 1 millimetro. Hai tensioni che negano in qualche zona? Ok. Da 0 a 10 le tensioni quanto sono? 5. Se la lingua la lasci normale, le tensioni aumentano, diminuiscono, rimangono uguali. Da 5 vanno a 3. La lingua sul palato allo spot. Quanto vanno le tensioni? Il 5 o 6. Ok, continua, lingua su. Fuori aria, collo che si allunga. Brava. Niente torace. Se tolgo il torace, se tolgo un compenso, dov'è che sei più in difficoltà? Non riesco più a gonfiare come prima. Lingua su, bocca aperta. Ma già un po' meglio. Senti che il diaframma è un po' più morbido. L'intensità delle tensioni? È diminuita. Quindi all'inizio quant'era? 6. Adesso quant'è? 4. Dai, vai avanti ancora qualche respiro. Come va con le tensioni? Sono diminuite. Quanto siamo? 0. Ok, perfetto. Stop. E adesso se provi a aprire la bocca, rispetto al tuo solito, senti qualcosa di diverso? O più libera. Ok. In percentuale quanto potresti dire più libera? In percentuale il 30% in più. Pian pianino scendi, piano, Ok, ti rimetti a piedi, le sensazioni generali, quindi più alta, più bassa, più pesante, più leggera. Mi sento più leggera e più dritta con la testa. Ho deglutito e lo sento andare giù più fluido. Ok. Che non sento più il nodo qua quando deglutisco.
Quindi di quanto senti che la deglutizione è migliorata? 50. Allora, tutto come i parametri di prima la difficoltà era da 0 a 10, stando allineata era? Era molto difficile, quindi... Quanto? Da 0 a 10? Una scala? 7. 7. Adesso provo a rideglutire. Da 7 la difficoltà è andata a? 5. Ok, la difficoltà è andata a 5 e non senti più che cosa hai detto prima, scusa, che puoi ripetere? Stando nella mia posizione naturale non sento più il nodo qui. Ok, nella tua posizione naturale. Ok. Allora, prima, stando allineata, cosa sentivi lasciando andare l'addome? Un peso. Riprova a respirare a livello diaframmatico. È migliorato, però sento ancora qualcosa. È migliorato molto rispetto a prima. Quindi, prima il peso era da 0 a 10, quanto? Il peso era 8, dall'8 al 9. E adesso quant'è? 6. E lo sento di più spostato verso sinistra. Prima era più centrale. Ok. Quindi, riassunto generale, nel deglutire e nel respirare. Conclusioni finali, le tue conclusioni personali finali. Nella mia posizione naturale deglutisco senza fatica, quindi c'è stato un miglioramento, e invece con l'allineamento è sempre un po' più difficile ma meno di prima. E per questo quanto riguarda la deglutizione. E a livello respiratorio, tue conclusioni personali tra prima e dopo. A livello respiratorio mi sento alleggerita, Ok. mi sento più in grado di lavorare a livello della respirazione. Ok, è stata gentilissima, grazie. Grazie a voi.